Allora, proviamo ad effettuare la push, quindi del nostro codice. Io vado in CLS, oh, scusatemi. Quindi vado ad effettuare un git add punto con il nostro nuovo workflow, git commit -m aggiunto workflow con docker, git push, ed andiamo sulla nostra repository, cerchiamo di intercettare quello che sta succedendo. Eccolo qui, il nostro workflow con docker, dove vediamo, guardate, l'altro elemento che è direttamente subordinato a questo job che si chiama build, vedete? C'è una sequenzialità. Adesso attendiamo l'esecuzione di questo job e vediamo se il docker build and push funziona. Una volta completato il job, ok, verrà avviato il docker build and push, vedete? Eccolo qui, sta effettuando la building, queste sono le operazioni ovviamente di composizione e di costruzione della nostra immagine di Docker. Vediamo un po' se tutto quanto funziona, perché? Perché lui effettua prima la build, poi effettua, vedete, run npm install e tutto quanto, sono stati copiati tutti i package. Se tutto va a buon fine, diamogli qualche secondo. Eccolo qui, tutto è andato a buon fine, il job è stato completato, guardate, il Docker build and push è stato completato. A questo punto che cosa succede? Praticamente la nostra tipologia di immagine è pronta per essere utilizzata, ok? Quindi vogliamo vedere se tutto quanto funziona? Se tutti quanti gli endpoint si portano dietro ovviamente le nostre modifiche? Guardiamo. Apro Docker Desktop. Lo faccio direttamente in locale. Allora, praticamente, una volta che voi siete loggati all'interno di Docker Desktop, ok, potete vedere tutte quante le vostre immagini, ok, sotto la voce Hub, ok? Ragazzi, effettuo un'operazione direttamente dalla GUI, giusto perché almeno a livello didattico siamo un po' più rapidi. Allora, guardate che cosa posso fare. Posso fare una pull. Che cos'è una pull? In pratica io sto scaricando in questo momento la versione attuale dell'immagine che ho appena composto. Ok? Attendiamo che il processo di pulling finisce. Una volta completato il processo di pulling, ok, possiamo avviare il nostro container. Guardate, mandiamo in run. Sulle optional settings che cosa dobbiamo effettuare? Guardate, noi abbiamo un'esposizione della porta 3000, ok, di tipologia TCP. Noi dobbiamo effettuare una connessione, tra virgolette, tra il nostro container e quello che è il nostro sistema, e quindi dobbiamo esporre comunque la porta 3000. Vado in run, ok? Il server è running sulla porta 3000 che equivale al log che noi abbiamo, guardate sull'index.js, server is running on port, guardate, abbasso un po' questo, dove la porta viene definita come 3000, e a questo punto, se tutto funziona, se andiamo su localhost alla porta 3000, sulla root dovremmo avere hello world e sul client dovremmo avere hello client. Vado a vedere, vado su localhost sulla porta 3000, questa è hello world, ed ovviamente andiamo su hello client. E questo qui è il nostro client. A questo punto cosa succede? Voglio effettuare una modifica per vedere se tutta quanta la mia pipeline funziona. Allora, che cosa dovrei... io ho tutto quanto già in setup, quindi stoppo la mia macchina perché? Perché voglio riscaricarmi l'immagine aggiornata. Come opero? Guardate, mi vado a creare un nuovo endpoint. Questo qui, hello friend, mi sputerà un hello friend, quindi come output sul messaggio. Vado a completare un test relativo proprio a questa tipologia di endpoint, quindi il get di friend dovrebbe restituire hello friend. Stessa identica cosa su questo endpoint, non più il client, ma questo è l'output anche a riferimento, quindi ho 3 test che devono essere superati. Prima di fare il caricamento, evito di nabbare, scusatemi il termine, ma è vero, vado in npm test e vedo se tutto quanto va a buon fine già in locale.
sono 3 test che sono passati, effettivamente la get di friend restituisce quello che è stato ovviamente richiesto. Faccio un git add, git commit -m aggiunto endpoint friend, ok? A questo punto vado in git push e guardate, se tutto quanto va a buon fine, vado a vedere sul mio GitHub Actions la mia nuova push, eccolo qui, sta effettuando le build ovviamente delle due tipologie di release node. Una volta che sarà completata ovviamente questa tipologia di operazione, avvierà la build con il login su Docker e il rilascio direttamente su Docker. È partita, ha completato la 16, ha completato la 14, adesso guardate si è attivato Docker build and push. E quindi a questo punto cosa succede? Se volete andiamo nel dettaglio, ma è abbastanza superfluo. Attendiamo direttamente qui tutta l'operazione. Lo status, come vedete, è in progress. Ci mette qualche secondo perché l'operazione di costruzione dell'immagine su Docker è molto complessa e richiede un quantitativo enorme di dati. Eccolo qui. Praticamente vediamo che l'operazione ha impiegato 45 secondi. Sulla nostra repository, se aggiorniamo, guardate, abbiamo 2 download su last pushed meno di un minuto fa, quindi effettivamente cosa succede? Se noi andiamo su Docker Desktop e andiamo sulle immagini, ritorniamo su Hub, guardate, qui adesso abbiamo l'ultimo push che è stato effettuato 29 secondi fa. Gli chiediamo di fare una pull, adesso sta scaricando la nuova versione dell'immagine. Guardate da A0E, vedete? Siamo passati alla versione F446, questa è quella impronte dell'immagine per distinguerle l'una dall'altro, ok? Questo qui è news, vado a distruggere, scusatemi, il container di prima, lo stoppo, quindi vado in delete forever. Adesso voglio avviare quella nuova, quella con l'endpoint con il nuovo endpoint rilasciata un minuto fa. Ovviamente nelle optional settings rimetto la porta, vado in run, è in running sulla porta 3000, vado a vedere la mia operazione, guardate, rivado sul mio endpoint principale sulla root che mi dà hello world, vado su client che mi dà il client e poi cerco friend, che è quella nuova, guardate, do hello friend. E quindi avete visto un continuous integration, un continuous deployment, ok, automatizzato con GitHub, GitHub Actions e Docker. E poi ovviamente avete avuto la controprova su Docker Hub, quindi sulla versione di Docker Desktop, perdonatemi, direttamente sul vostro PC.